Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci facciamo un giro nei folli garage di Tokyo. Come voi sapete, Tokyo è una città piena di supercar e soprattutto supercar stravaganti. Oggi vi porto a fare un tour in uno dei parcheggi di Tokyo più famosi, perché qui ci stanno parcheggiate un sacco di supercar in stile Bosozoku. Come potete vedere, infatti, qui davanti ne abbiamo una. Abbiamo davanti una splendida Lamborghini Huracan con un kit completo della Liberty Walk. Questi kit sono praticamente impossibili da vedere in Italia perché non sono assolutamente omologati, e vedere una Liberty Walk dal vivo, credetemi che fa un vero effetto. Tra l'altro la macchina è illuminata da quella che sembra essere una Porsche Turbo. Dicevo, veramente stupenda questa Huracan Liberty Walk, guardatela com'è allargata con i nuovi parafanghi, ovviamente è scarico in titanio per farsi sentire bene. E qui c'è una Huracan più sempliciotta, tutta standard, con rigorosamente lo scarico modificato. Tra l'altro secondo me sta macchina è nuova di zecca, perché c'è ancora su coprisedili in plastica. Il numero di telaio coperto non chiedetemi perché, però sì, ha l'aria di essere una macchina nuova. Sì, è una Turbo S quella lì. Qui possiamo vedere una Gran Turismo e qui il colore è molto bello. Non posso dire lo stesso della macchina perché abbiamo qui davanti una Aston Martin Signe. Configurazione di colori è molto bella, devo dire. Terni biscotto e questa vernice blu che è stupenda. C'è anche i cerchi modificati dei BBS. I giapponesi sono fatti così. Qui un'altra combo Huracan e Bentley Bentayga. Se ci fate caso, bianco sì, è decisamente il colore più popolare qui in Giappone per quanto riguarda il configurare le macchine. Questa invece è la tipica configurazione da supercar giapponese, bianco perla con i cerchi cromati e l'interno rosso. Io devo dire che questa è una combinazione paurosa, stupenda. Voi non immaginate in questo momento quanto vorrei sentirla accesa qui sotto nel garage questa Challenge stradale. Che macchina! Ho avuto l'occasione di guidarla in strada e in pista, è favolosa, una delle mie Ferrari preferite. Invece qui abbiamo una 993 Turbo S. Mio Dio, la Turbo S è rarissima, una delle 993 più rare mai prodotte. Non ho neanche idea, non sono più aggiornato con le quotazioni, ma questa macchina qui davanti costa veramente tanto, ma tanto. Diamo un'altra occhiata più da vicino a questa 360, bella, sempre bella vedere una Challenge stradale, soprattutto con la livrea col tricolore, che ai giapponesi piace veramente tanto mettere sulle macchine. Io invece non mi capacito del wrap di questa Tesla, forse di un alto dirigente di Red Bull, semplicemente Red Bull l'ha regalata al proprietario, perché come potete vedere qui c'è il logo Red Bull, la macchina è tutta wrappata, blu opaca con strisce rosse e gialle che è un chiaro richiamo, ecco, come potete vedere, chiaro richiamo a Red Bull. I giapponesi sono folli, gli piace molto personalizzare le proprie macchine e fanno molta fatica a tenerle completamente di serie. Beh ragazzi, dire che mi fa molto piacere vederla, sì, la AMG GT-R è quello senza dubbio, però sto parlando di questa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Come vedete, i giapponesi sono dei grandi amanti delle macchine giapponesi. Mi fa molto piacere vedere una Giulia qui dall'altra parte del mondo. Tra l'altro è col cambio manuale. Bravo, tu sì che mi piaci. Come potete vedere là avanti ci sono un altro paio di lambofolli, però vi voglio far vedere prima questa Rolls Royce Drophead perché io me ne sono innamorato. Questo colore è semplicemente stupendo. Poi anche l'abbinamento di riproporre il colore della carrozzeria anche sui cerchi, molto particolare. Bello anche l'interno color ghiaccio,
E questa capottina, grazie, questa capottina che sembra un misto tra beige un po' sporco e grigio chiaro. Nel complesso devo dire che forse è una delle Rolls più belle che io abbia mai visto. Bella, mi piace. Questo è un giapponese con stile, decisamente. E anche qui un'altra Bentley, come vi ho detto, tipica configurazione, bianca con la pelle rossa, e qui abbiamo anche una capottina rossa. Invece qui possiamo trovare un altro proprietario di Rolls Royce che ha scelto per una configurazione più, sì, possiamo dire da Yakuza, un po' da mafioso. Nero lucido con l'altra metà nero opaco, molto minacciosa devo dire, ma guardate sti cerchi, sono enormi. Le gomme sono dei 2,95, 30, i cerchi sono da 24 pollici, praticamente montando sti cerchi ha rovinato il pregio maggiore di sta macchina, cioè il comfort di guida. Tra l'altro questa Ferrarina è completamente passata inosservata guardando questa Rolls. Molto bella, bella devo dire, giallo con l'interno marrone, con anche la targa abbinata. Ai giapponesi piace molto abbinare il nome del modello sulla targa. Ecco ragazzi, adesso voglio farvi vedere quello che credo sia una delle Lambo più folli di questo garage. Non sto parlando di questo perché questa è una Aventador Roadster 50° anniversario, sembra tutto originale, molto bella. Io penso sia uno dei miei modelli preferiti di Aventador tra tutte le edizioni speciali che hanno fatto finora. Ma guardate questa. Si chiama, vedendo la fiancata, Pandarghini. Ovviamente qui un chiaro riferimento al padrino, ma guardate, sì, Pandarghini si chiama. Ha fatto tutto il cofano glitterato con... l'ha pure tolto il logo Lamborghini, mettendo un grosso logo di un panda glitterato. I giapponesi sono fatti così. Sono matti. Guardate anche sto cerchio. Ma anche se devo dire che il disegno non mi fa impazzire. Un appassionato di macchine che vuole venire in Giappone deve vedere questo tipo di macchine. Come potete vedere, questi sono luci a LED. Praticamente loro quando girano di notte queste macchine si illuminano, hanno LED sparsi per tutta la carrozzeria e vederle di notte con tutti i neon accesi fa veramente un grande effetto. Ma io me ne sono accorto solo ora, c'ha praticamente scritto SV sui sedili. Questo spoiler non è aftermarket, questo è un Aventador SV, non è un Aventador base. Cioè ha conciato così un Aventador in edizione estremamente limitata, io non ho parole. Qui invece possiamo trovare anche auto un po' più normali, come ad esempio un M4, molto bella di questo colore, anche qui un F-Type. Un'altra Rolls molto bella, bianco-perla con la capottina blu, molto bella. Spostandoci di qua possiamo vedere un F12, mi piace, di questo rosso con l'interno marrone, bella. Qui invece possiamo trovare un'altra Lambo, sì, che non è proprio originale al 100%. Guardate questi cerchi. Praticamente la macchina è configurata bianco, interno rosso e il cerchio è sia bianco che rosso, giustamente. Questo è un cerchio forgiato che ha l'aria di essere molto costoso. Probabilmente questo set da nuovo costa più della mia Abarth quando era nuova. Ovviamente lo scarico è rigorosamente aftermarket. Ai giapponesi piace tanto cambiare, sì, piace cambiare praticamente tutto alla propria macchina, ma in particolar modo gli scarichi. C'è un signore che si è addormentato dentro la sua E63 Station. Qui c'è una Phantom imponente, mastodontica, e qui un'altra Liberty Walk, stavolta una 458. Ve l'ho detto, vedere una Liberty Walk dal vivo è una cosa sensazionale. Dal vivo ha una presenza pazzesca, si fa indubbiamente notare con questa carrozzeria tutta allargata. Guardate che razza di alettone che c'ha. Io direi che di deportanza ne ha sufficienza. Chiaramente anche tutto lo scarico in titanio per fare un sound tipo Formula 1, bellissima. Beh ragazzi, io concludo il video davanti al tipo che si è addormentato nella sua MG. Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!